Ciao, io sono Livio di Cibo Tour e oggi vi porterò a fare un giro con me. Siete pronti? Allacciate le liane! Oggi andiamo nelle Marche, ad Ascoli Piceno. Queste saranno le tappe della nostra gita in giornata. Parcheggiamo in via Porta Tufilla e addentriamoci tra le rue di Ascoli. Passiamo per l'ottocentesca Fontana dei Cani, che in teoria dovrebbero essere leoni, e dirigiamoci al Ponte Cecco, di epoca romana, sul fiume Castellano. Appena prima del ponte si trova il monumento a Cecco d'Ascoli, scrittore, negromante e alchimista che fu bruciato a rogo per eresia nel Medioevo. La statua novecentesca punta il dito contro i colpevoli della sua morte. Tappa successiva il Forte Malatesta, una fortezza rinascimentale monumentale, usata come carcere giudiziario fino al 1978. Ora è museo dell'Alto Medioevo. Il Duomo di Sant'Emidio è dedicato al patrono di Ascoli, protettore dei terremoti. Nella cripta è conservato il suo corpo. Nella cattedrale si trova anche il polittico di Carlo Crivelli, maestro veneziano del 1400. Il vicino battistero di San Giovanni contiene una fonte battesimale del XII secolo. Su piazza Arringo si affaccia il Palazzo dell'Arengo, ora sede della Pinacoteca e del Comune. Ma la piazza più famosa di Ascoli è Piazza del Popolo. Nel 1507 il governatore Raniero de' Ranieri emanò dei rigorosi canoni di costruzione per gli edifici della piazza. Oggi è una delle più armoniche piazze d'Italia. Dal Palazzo dei Capitani del 1250 le corporazioni cittadine prendevano decisioni di governo. Fu sede del re di Napoli, degli Sforza, del Papa e di Podestà. Ha un bel cortile rinascimentale. Sostiamo al Caffè Meletti, uno tra i 150 caffè storici d'Italia. Ritrovo per scrittori e pittori dal 1905. Qui, nel 1870, Silvio Meletti inventò il liquore all'anice Anisetta Meletti. Prossima tappa, la chiesa di San Francesco, costruita nel 1258. Nell'arco sulla lunetta del portale della facciata si trova l'agnello, simbolo della Corporazione della Lana, che contribuì alle spese di costruzione della chiesa. Sotto la vicina loggia dei mercanti sono presenti le misure di tutti gli elementi architettonici usati per la costruzione. Diamo uno sguardo alle torri gentilizie di Palazzo Merli del XII secolo, conosciute come le Torri Gemelle, e passeggiamo tra le rue alla ricerca di alcune tra le 100 frasi, motti e proverbi presenti sulle architravi dei palazzi della città. Proseguiamo su Via delle Stelle, che segue l'antico percorso delle mura di Ascoli, sul fiume Tronto. Qui si trovavano torri, palazzi e botteghe medievali. Il ponte di Solestà è un ponte romano di età augustea, ad una sola campata di 62 metri, una grande opera ingegneristica. Ultima tappa ad Ascoli sono i tempietti di Sant'Emidio Rosso, dove si dice che il santo venne decapitato, e il tempietto di Sant'Emidio alle Grotte, dove il santo cadde sul suolo consacrato portando la testa in mano. Partiamo ora per il bel borgo di Ripatransone, chiamato Belvedere del Piceno, per il suo panorama. È uno dei borghi più belli d'Italia. Passeggiamo tra le sue strade. Vediamo il Duomo. Il Belvedere. E la suggestiva scalinata di Via Margherita. Arriviamo al vicolo più stretto d'Italia, con i suoi 43 cm di larghezza. Segnalo anche Piazza de' Tarolis e, se vi va di fare qualche scalino, l'Anfiteatro delle Fonti, da cui si vede tutto il borgo. Cosa mangiare in zona? Tagliatelle o chitarre al ragù, olive ascolane in fritto misto con crema pasticcera fritta, e da bere la spuma Paoletti, una bibita gasata analcolica prodotta ad Ascoli nel 1920.
Qui finisce la nostra visita. Iscrivetevi al canale Gibbo Tour per nuovi itinerari. Potete seguirmi anche su Instagram e Facebook per rimanere sempre aggiornati sulle curiosità di viaggio. Siete pronti? Allacciate le liane! Tema la testa di Ascoli Piceno.